Allora, buongiorno ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qua con Leo, esperto Cultiled, per fare una bella unboxing sui nuovi LED bar. Vai con la sigla. Eccoci qua ragazzi, abbiamo qua sul tavolo il primo LED da presentare. Direi di lasciare la parola al nostro esperto Cultiled, Leo, che ci spiegherà tutte le particolarità di questi LED. Vai Leo. Allora, questo è il LED Cultilight 630 e andiamo subito a vedere come si presenta, ovvero quando lo tirate fuori dallo scatolone è piegato su se stesso a 180 gradi, quindi estremamente comodo anche per essere trasportato. Poi una volta che si vuole arrivare a piazzarlo nelle proprie coltivazioni, basta aprirlo e come noterete qua ci sono i ganci per le rope ratchet che sono incluse nella confezione. Facciamo vedere i rope racket. Esatto. Ci sono due coppie di rope racket, perché? Perché ci sono due coppie ragazzi? Perché i LED sono un pochettino pesanti, quindi vanno sorretti molto bene. E soprattutto anche perché bisogna mantenerlo in una posizione orizzontale abbastanza precisa e quindi bisogna metterne due da un lato e due dall'altro. Questo è il modello intermedio, questo è il 630. Abbiamo il primo modello che è il 500 e l'ultimo modello che è il 1000, nuovissimo, proprio nuovo di pacca, una potenza, voglio dire, 1000 watt insuperabile. Poi visto per i clienti, spieghiamo anche un'altra cosa, 500 vuol dire 500 watt di consumo. Sono reali, questi sono watt reali, quindi il 500 consuma 500 watt, il 630 630 watt e il 1000 1000 watt. Ci tengo a precisare che i LED hanno sempre un consumo reale che però è leggermente sovrastimato perché la tecnologia del LED permette di risparmiare ancora qualcosina, parliamo di pochi watt, però alla fine del mese potrebbero essere qualche euro di differenza. Esatto, diciamo che durante tutto l'arco di un ciclo che dura 3-4 mesi il risparmio ci può essere. E ormai tutti parlano dei PPF, dei PPFD, dei PAR e quindi andiamo subito a capire la potenza di questo LED. Ha una potenza di PPF che sono i photon flux, in pratica il flusso di fotoni che emette, la potenza bravo, di questo... Spieghiamolo in italiano. Spieghiamolo in italiano che è meglio perché magari non ci seguono. Esatto. E il ppf è la potenza è il fascio di fotoni che viene emesso, quindi sono le radiazioni che vengono poi assorbite dalla pianta e questa ha una potenza di 1750 ppf. Il ppfd invece è la potenza dei fotoni però su una certa area, quindi su una certa densità. E il PPFD quindi ci servirà per capire a che altezza poi andarlo a mettere, perché chiaramente 1750 ppf o PAR vengono anche chiamati e alla pianta in pratica la ammazzano perché è una potenza superiore a quella del sole, della luce solare in esterna. Ecco, quindi spieghiamo bene, Leo è anche qua per spiegarci appunto bene le altezze da mantenere. Questa è una cosa molto importante che bisogna sapere su questi nuovi LED. Esatto, Vai. queste sono quindi l'unità di misura è la micromoli per secondo e nel PPFD le micromoli per secondo per metro quadro, perché appunto come abbiamo detto al centro avremo una potenza, in esterno ne avremo un'altra. Con questo LED diciamo che si è sviluppato un nuovo metodo di coltivare che è quello di trovare un'altezza e secondo me di mantenere praticamente quella. Perché? Perché in vegetativa non abbiamo bisogno di tutta la potenza che avremo in fioritura, quindi alcuni consigliano anche di diminuire la potenza e adesso senza girare troppo vi faccio vedere che qua di fianco abbiamo il potenziometro del LED. Sì, diciamo che questi LED qua, tutti quanti i tre modelli hanno il potenziometro e vanno, Leo spiegaci, 20% sono a percentuali o a potenza? Questi sono a potenza, quindi da 630 a 500 a 400 watt e in più Quindi hanno 4 regolazioni. Hanno 4 regolazioni e in più hanno una regolazione con scritto EXT che è external e
di fianco qua abbiamo due ingressi per un cavetto RJ12 che ci servirà per collegarlo con i nuovi controller, questo Che qua è questo appunto. qui, ragazzi. Esatto, sembra un cavo del telefono, ma in realtà non lo è. Serve per far comunicare le lampade tra di loro e collegarle a un controller che è in grado di dimmerare e timerizzare e di controllare completamente il LED. Quindi qua siamo proprio nel futuro. Quindi ci stai dicendo, Leo, che questi LED qua non saliranno e scenderanno? Cioè, nel senso, saranno sempre la stessa? Allora, diciamo che per i primi tempi bisognerà capire un po' le altezze, quindi si tenderà a farlo salire, a farlo scendere, però una volta capito quanto la pianta si sviluppa in altezza, io direi che uno riesca quasi completamente a lasciarlo fermo a un livello, far fare la vegetativa alla pianta e quando arriva all'altezza giusta switcharla in fioritura. Però, tornando a noi, considerato che in vegetativa c'è bisogno di meno Scusami, par. Leo, se ti interrompo, switchando il fioritura, perché non sono total grow questi, sì, sono... No, dico switchando le ore di fioritura, il passaggio tra la vegetativa e la fioritura. ok. No, questi non cambia assolutamente niente. Sono total grow, diciamo. Sì, è uno spettro completo, quindi proprio è perfetto per tutto lo sviluppo della pianta. Diciamo che si avvicinano molto di più alla luce del sole questi Sì, LED, per forza. confronto alle vecchie lampade di vecchia generazione HPS, HID e via dicendo. E appunto perché l'hai detto, ci tengo a precisare questo, che la prima cosa che noterete e di cui non vi dovete spaventare è che le piante rimarranno molto più piccole rispetto a una lampada HPS. Questo Esatto, ha due diciamo, effetti positivi. Quello di coltivare con un'altezza minore, perché le piante si sviluppano, non hanno la botta che prendeva l'HPS che le stressava e Che quindi le faceva stretchare. sì, diventava un termine tecnico quello dello stretch, che quando va in fioritura fa lo stretch perché questa botta le stimola e quindi stretchano. No, voi troverete delle piante molto più compatte e soprattutto col fatto che, come lo vediamo il LED, dammi una mano lì, come vediamo il LED copre la superficie di coltivazione completamente e quindi genera anche una penetrazione più profonda, quindi riesce ad arrivare fin laggiù. Visto che ci siamo, Leo, copre tutta l'area, difatti questo quanto misura questo LED? Allora, questo per comodità diciamo che è un 120x120, ma sta anche dentro un agrobox da 120x120 perché è 118x112 esattamente. Però la superficie consigliata per questo è una 150x150, quindi 1,5 metri quadrato, ed è perfetto perché insomma lo abbiamo testato e provato e diciamo che c'è una coltivazione, la coltivazione cresce in maniera perfettamente omogenea sotto questo LED. Quindi ragazzi, allora il 630 watt che stiamo facendo vedere in questo momento, ricordatevi che copre benissimo un'area 1,50 m per 1,50 m, però sta dentro anche nell'agrobox da 1,20 m per 1,20 m perché è 118 per 120, giusto? Sì, vero? per 112, 112, quindi 118 ci sta per tranquillamente. 112, quindi ci sta tranquillamente anche in un agrobox da 120, però è consigliato per un'area da 1,5 m. Ti lascio continuare. Stessa cosa, il LED 500 differisce, ha le stesse misure, ha la stessa struttura. Quindi sono tutti con le stesse misure? Sono 500. tutti e due, sì, sono tutti e due con le stesse misure, anche il LED 1000 watt, perché diciamo che la composizione di questi LED è determinata dal numero di barre, quindi questo ha 6 Anche barre. 1000 watt alla stessa misura? Esatto. Perfetto. Questo ha 6 barre, invece il 500 ha 4 barre. Facciamo vedere. Vedete, 3 per lato, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Invece il 500 ha 4 barre. Ne ha 2 di qua e 2 di là. E invece il 1000 ne ha 8. ne ha 8. Quello che voglio precisare, appunto, la particolarità di questi LED è che hanno dei diodi di marca. Quando andiamo a parlare di diodi di marca è una cosa che è una cosa a cui tengo molto. Questi, ragazzi, questi esatto. Sono i diodi, i nuovi, diciamo che è la nuova tecnologia LED questa qua.
tutti questi puntini che vedete si accendono e generano la luce, è proprio questa la differenza Diciamo che sostanziale sono- tra il LED e un HPS. Prima Mi pare, se non vado errato, che sono Samsung e Osram, giusto? sì, principalmente sono tutti Samsung, sono LM301H, quindi sono impermeabili, hanno un IP66 che quindi permette, si possono usare in ambienti molto umidi senza avere dei Molto danni. importante, ragazzi, questo. Questo è molto importante, infatti il diodo qua è nudo, cioè nel senso non c'è nessuna copertura sopra il diodo e questo permette di avere anche una spinta maggiore dell'efficienza della luce e del calore. I diodi Osram invece sono gli infrared che gli danno quel tocco finale allo spettro completo di cui parlavamo prima, appunto. Sulla pianta stimola, va a completare quello che è lo spettro, appunto il total grow, e va a stimolare le funzioni principali della pianta nella fotosintesi, e diciamo che senza di quello non avremo una luce un po' scarna, però non è solo l'infrared, ma è la combinazione di tutti questi elementi che permette alla pianta, come abbiamo detto, non di svilupparsi in altezza, ma di rimanere bassa e compatta. Però vedrete una cosa, che gli internodi saranno più ravvicinati. Quindi avrete piante più sane, più forti, con la conseguente fioritura maggiore, fruttificazione maggiore. Allora ragazzi, abbiamo spiegato bene tutti questi LED, ci ha fatto molto piacere la compagnia di Leo, esperto Cultilight. Bene, che dire, se vi è piaciuto il video mettete un like, seguiteci sempre, facciamo salutare anche Leo, se vuole salutare non lo taglio, lo facciamo salutare anche a lui. Grazie mille, guarda, volevo salutare tutti i follower di questo canale, tutti i grower che sceglieranno di coltivare con Cultilight, e anche quelli che non lo faranno, perché tanto l'importante è coltivare. È logico che io vi consiglio di farlo con il massimo delle armi a nostra disposizione. Quindi un saluto a tutti da Leo E da Fabio, ci vediamo alla prossima.